Nelle puntate precedenti, dopo aver acquistato un rombante Fiat Cubo argentato e averlo attrezzato, siamo partiti dalla ridente Verdello in direzione sud. L'obiettivo era raggiungere la Sicilia ed esplorarla prima dell'arrivo del terrore di ogni van lifer, camperista o campeggiatore, l'alta stagione. Folla e caldo estremo li abbiamo comunque incrociati qua e là, ma la Sicilia ci ha regalato grandi emozioni e qualche chilo in più. Dopo una traghettata veloce siamo sbarcati in Calabria. La nonna ci ha unchiati per bene con prelibatezze varie e il resto lo abbiamo aggiunto noi. La nuova missione è ora esplorare questa zona dell'Italia. Nel video scorso abbiamo avuto un primo assaggio di beltà calabre. Oggi continuiamo la ricerca, ma la vera novità è che non saremo soli. A bordo del cubetto sale un nuovo passeggero. Chissà se questa vita nomade spericolata sarà di suo gradimento. Stavamo già cadendo, molto bene, buongiorno da Pazzano, siamo in provincia di Reggio Calabria tra i monti dell'Aspromonte. Questo è il paesino che ha davanti questa bella rocciona proprio costruito qui sotto. Ci siamo già presi un caffè nel bar del paese in centro, un risveglio tranquillo dopo una notte che dire fantastica e dire poco. Copertina ragazzi, copertina, ci siamo coperti perché a un certo punto faceva anche freddo, bellissimo. Che esagerato, addirittura è ghiacciata l'acqua. Congelata. Ma tu stai facendo la doccia stamattina? Praticamente sì, allora doccia alla Fontana dei Minatori qui di Pazzano, perché questa è vecchia zona di minatori. Comunque ragazzi, non di minatori, di miniere più che altro. Comunque ecco, le prime impressioni su questa parte di Calabria sono veramente sorprendenti. Posto selvaggio, quasi inesplorato, very very nice. Oggi passiamo da Stilo, che è proprio qua dietro, siamo a Pazzano sul passo che va da Bivongi a Stilo, quindi questa è la parte più alta e adesso scendiamo verso Stilo. Ecco, detto questo, appunto, questa Calabria ha tanto da dare. Questa era la zona mineraria più grande di tutto il Mezzogiorno e c'erano qui circa 30 miniere che occupavano 90 minatori e pensate che veniva estratta la limonite che serve per fare il ferro e la ghisa, quindi molto importante per lo sviluppo di questa zona perché appunto ci troviamo su queste montagne, no? Quindi difficile anche da raggiungere in questa posizione strategica, ma appunto importantissima per quanto riguarda la presenza di questo minerale. Detto ciò, non ditelo a Paolo, ma anche mi devo lavare perché fa caldissimo già. In genere dico che è lui che è esagerato, che fa troppo caldo, ma oggi mi sa che tocchiamo dei record con le temperature, anche perché siamo sì tra i monti, ma comunque 400 metri sul livello del mare, quindi non altissimi. Tra i tre paesini sicuramente Stilo vince su tutta la linea, soprattutto per la vista panoramica che c'è qua, questo paesino adagiato là sotto. Ma che roba! Stilo ha più stile. Dai Angela, Battutaccia. ma dai, Come nota è nota. non l'avrei mai pensata io. Tu hai Tuttavia, detto che dava il nome alle penne Stilo, cioè e stamattina me ne hai Angela, detta un'altra. è perché Sapete, ieri non adesso ve la stavo dico, bene. Adesso ve la dico perché voglio abbassare il livello delle battute di Paolo. Stamattina mi ha detto, sai per cosa è famosa Stilo? Harry Perché Styles. c'è nato Harry Styles. Mi ha Basta, detto basta questo. Angela, basta, Cioè, capite andiamo. come siamo messi? Non è Lo vero, capisco. non l'ho detta io. Torniamo un attimo seri. Allora ragazzi, stilo deriverebbe dalla parola greca che significa colonna e si pensa che questo nome le sia stato dato per la forma a colonna che ha il monte che si trova proprio qui dietro. Comunque il fiume che scorre qui sotto invece è la Stilara, che è un fiume importantissimo perché arriva proprio fino al Mar Ionio, quindi taglia tutta questa zona. Mentre noi stiamo salendo verso la Cattolica, che è la cosa imprescindibile da andare a visitare qui a Stilo, ci sono le signore che stanno friggendo e si sente anche un cambio. Siamo sempre in provincia di Reggio Calabria, ma un cambio nell'accento. Qui si aspira molto di più. Ovviamente la Cattolica dove si può trovare se non nel punto più alto, sul precipizio più totale del paese, ovviamente. E insomma, da un lato respiriamo
fritti e dall'altro bruciamo calorie. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo saliti, abbiamo preso il biglietto per la Cattolica di Stilo di 4 euro e di fronte a noi la piccola chiesetta e da questo lato la vista sul paese, sulla vallata e sul mare. Si chiama Cattolica dal greco Catholicon, che è il nome che le era stato dato perché era un luogo di culto, soprattutto dei monaci greco-bizantini. Infatti tutta la montagna alle mie spalle era piena di eremi dove si erano andati a nascondere questi monaci durante le persecuzioni. Questa chiesa è stata costruita nel X secolo, ma l'hanno scoperta solo nel 1600, quindi molto più tardi. È fatta con questi mattoni rossi e ha una struttura composta da 5 diverse forme cilindriche che si chiudono con una cupola nella parte alta. L'esterno è molto semplice, non ci sono decorazioni, all'interno invece è tutto completamente affrescato, ma ci sono dei dettagli che sono molto interessanti e si trovano sulle colonne. Appena si entra sulla colonna di destra c'è incisa una croce con delle scritte in greco che rimandano proprio all'origine di questo luogo. Di fronte invece sulla colonna di sinistra ci sono delle scritte in arabo che rimandano ad Allah, perché nel momento della dominazione araba di questo territorio è stata utilizzata come moschea. Torniamo giù ragazzi e seguiamo il fritto. Mamma mia, che profumo. Di qua. Passando in una di queste stradine ragazzi si vedono le corna delle capre e dei capretti. Queste sono piccoline, chiaramente questi sono piatti tipici del luogo. Da questo lato invece si vedono addirittura i ferri di cavallo attaccati sui muri delle case, da questo lato e anche da quel lato. Ecco qua. Oh wow, Una goduria. che bello, c'è la cucina, guarda i pomodori là in fondo. Sì, Cioè, era una montagna? montagna di topo, sì. Ah, tutto proprio groppa. E infatti tutto il paese è fatto su quella roccia lì. Ah, proprio. tutto scavato dentro E la questa montagna. l'hanno scavata per recuperare la sabbia, Ah, capito? Per Ah. fare l'impasto con la caccia, no? Allora scavavano, ah facevano certo, queste certo, cose. prendevano il materiale per costruire le case. Sì, perché nel fiume non potevano prenderlo. Certo. Carinissimo il signore ci ha visto un po' accaldati, ci voleva offrire una birra e poi ci ha fatto vedere la sua casa che per metà è scavata nella roccia, poi con quella sabbia che è stata presa dalla montagna si è costruito poi la casa dove abita. Bella fresca, devo dire, freschissima. Festa importantissima che si tiene qui a Stilo è il Palio, che si festeggia ogni anno a fine agosto, quindi c'è proprio una corsa dei cavalli nel centro storico del paesino. È un gioiello questa cittadina, in pochi metri quadrati si trovano un sacco di cose da vedere. Tornati a bordo del cubetto, siamo ripartiti adesso a gran velocità, ma non troppo perché comunque siete a gran velocità, per noi comunque è un ritmo lento. Andiamo dritti verso Cosenza perché dobbiamo andare a prendere una persona. Sono stupito ragazzi tantissimo da questa zona di Calabria e non tanto per i posti che comunque sono a Stilo imperdibile, è un piccolo gioiellino in questa parte, ma anche per l'atmosfera che si respira in questi paesini, tranquillità, rilassatezza, fiducia. Adesso abbiamo visto la scena di un signore che ha lasciato il cellulare sul tavolo del bar per mezz'ora incustodito e poi è tornato tranquillamente, e quindi insomma c'è questa cosa in più, questa come una volta si respira l'aria di una volta e questa è una cosa molto bella.
Ebbene sì ragazzi, è arrivato Mauro, chi segue il canale lo conosce già. Noi siamo parcheggiati in questa zona bellissima, siamo sulla Sila. Questo è un lago di cui ignoro il nome, ma la cosa più importante è che abbiamo trovato il posto perfetto dove stare stanotte insieme. Eccolo qua, abbiamo già preparato la tavola, che è questa. Oggi ci siamo organizzati, abbiamo gli sgabelli appena presi. Sì. New merdem. 2 mini merdem e Angela si siede qua un po' così. No, io sono comodissima, Ecco. veramente. Abbiamo la tavola tutta imbandita, guarda, un po' di cose, di olive, insalata, aperitivone, e con vista su questo lago, e stanotte si dorme qui sotto gli alberi al fresco. Siamo a 1000 metri, quindi Si direi dorme che qui. si sta freschi. E qua monteremo una tenda. Tenda montata, questa tenda è stata riesumata, ce l'avevamo in soffitta da tantissimi anni, credo che abbia almeno 15 anni questa tenda che abbiamo comprato in Scozia, quando vivevamo in Scozia, quindi tantissimo tempo. Correva l'anno 2009. Ecco, a posto. Non volevo dirlo, ma è così. È così, comunque sta ancora in piedi. Non si sa come, ma sta ancora... cioè, perde un po' qua e là, un po' molliccia, però va bene. Leggera puzza di muffa. Leggera, per l'età che ha direi tutto bene. Tutto bene. Intanto qua sta tramontando, il sole anzi è tramontato, c'è tutto il cielo che è di questo rosa arancione. Ci sono delle isolette in mezzo al lago, là addirittura c'è una casa in mezzo al lago sull'isola. E questo è il paesaggio che abbiamo da questa parte. Siamo sotto questi pini che abbiamo scoperto essere un po' pieni di insetti, perché abbiamo sentito a un certo punto uno bzzz generale sopra le nostre teste. Non siamo da soli, ci sono dei ragazzi là che stanno campeggiando anche loro con una macchina molto simile alla nostra. E prima c'erano altri ragazzi sempre che campeggiavano, che venivano qua a fare picnic, anzi era molto diffuso tra i picniccatori, non so se si usa questa parola, ma mi piaceva. E c'è questa chiesetta completamente in legno, che magari domani mattina vediamo anche un po' meglio, perché adesso la luce è piuttosto bassa e sembra davvero un paese nordico questo, a vederlo così, la chiesetta di legno, il lago. Che bel posticino che abbiamo trovato per dormire stasera. Buongiorno, io stanotte ho dormito qui da sola in macchina. Paolo e Mauro invece sono nella tenda qui fuori. Non so come sia andata, ma ha fatto un freddo stanotte. Ci sono qua tutta avvolta nella coperta. Ho dormito bella al calduccio e sono curiosa di sapere se loro sono congelati lì fuori nella tenda. Ti sei congelato? È stata fresca, sì, in tenda abbastanza. Un po' troppo in alto, mi È stata sa, fredda. 1100 metri è un po' troppo. Dobbiamo scendere un po'. Andiamo dai monti. Abbiamo chiuso tutto in un battibaleno, via, sparita la tenda. Allora, per dormire ci siamo organizzati in questo modo. Questo è il materassino, quelli da spiaggia, in pratica, che ha usato Mauro. Com'era per dormire? Comodo, comodissimo. Comodo? Vedi? Ma non ti è salito il freddo dalla terra? Il freddo c'era. Ma non solo dalla terra, mi sa dappertutto. Poi, siccome il nostro materasso qua è in 2 pezzi, un pezzo l'ho tenuto io, un pezzo l'ha tenuto Paolo, che se l'è portato nella tenda. Averlo diviso in 2? Sì, io praticamente avevo il materassino fino a qua e poi i piedi liberi, però dentro il sacco a pelo, chiudendosi anche con la testa, si stava benino. Invece con la testa fuori, congelazione. Abbiamo sottovalutato il fatto che potesse fare così freddo qua sopra, però in effetti siamo piuttosto in alto, ma d'estate si fa caldissimo. Ieri siamo andati a prendere a Cosenza Mauro, un caldo mai sentito, sembrava avessero acceso il phon, veramente l'aria bollente. E poi qui sopra invece questo posto che non sembra neanche reale, cioè è stranissimo questo lago. Sì, vai, chiudi questo lago. Perché attorno è piattissima tutta la vegetazione, vedete, sono tutti campi, qui sopra in alto, sembra quasi un altopiano visto da qua, perché siamo tutto alla stessa altezza. Comunque adesso andiamo, ripartiamo.
Esploriamo un pochino questa zona della Sila qui in Calabria. Vi devo dire, ragazzi, ho dormito da Dio, non ditelo, da sola lì in diagonale mi sono messa, una comodità, un silenzio, nessuno che russava, non so come ha fatto Mauro con Paolo nella tenda, ma forse nella tenda rimbomba un pochino meno, sarà anche quello, vabbè, andiamo. Mauro ha russato, Paolo, stanotte? Poco. Poco? Sì, l'ho fatto per te. Signora, buongiorno. Si dice Kakkuri o Kakkuri? Kakkuri. Ah, lo sapevo io. Ho vinto ancora. Grazie. Kakkuri. Kakkuri. Ok, grazie. Due caccuresi d'adozione, eccoli qua. Abbiamo chiesto alla signora come si chiamavano anche gli abitanti, si chiamano caccuresi. Siamo in questo paesino che si trova a 600 metri sul livello del mare, siamo nella zona sud-ovest rispetto alla Sila, e la caratteristica di questo paesino è che è tutto arroccato, quindi è tutto salite e discese. Qua c'è una bellissima pianta di fico, si sente il profumo anche da lontano, però eccoli lì i fichi che stanno crescendo proprio in questo momento. Ho un po' di fiatone perché 600 metri, ma fa veramente caldo oggi, mentre ci inerpichiamo qua sopra dove c'è, guardate lì, la chiesetta che si vede, sembra un piccolo borgo di quelli un po' usciti dalla storia, e la signora ci diceva che purtroppo sta diventando un borgo abbandonato, sempre più gente se ne sta andando, sono rimasti qui a vivere solo le persone più anziane. Il negozietto di alimentari del paesino, che purtroppo è chiuso, sembra, perché dice vende, si affitta, sia un po' un ricordo dell'infanzia, quando da bambina andavo al negozio vicino a casa a comprare il gelato. E devo dire che Calabria batte Sicilia 10-0 per la presenza delle fontanelle, ce ne sono un sacco in tutti i paesini che stiamo visitando. E dove c'è una fontana c'è un Paolo sotto che si lava per il calore. Allora, il tema oggi è questo, è il caldo. Allora, abbiamo visto che sul mare si arriva stanotte alla minima di 28 gradi. La minima. La minima. Quindi dormire al mare no. Scapperemo verso le montagne. Però stanotte abbiamo avuto freddo. Dobbiamo trovare una via di mezzo tra 0 e 1100. 600-700 può essere una buona altezza. Dobbiamo scegliere. Abbiamo individuato un posticino a 400, non so. Lo testeremo. Io vado avanti. Questo castello è stato costruito qui perché è in posizione difensiva, perché da qui c'è tutta la vista sulla valle di Neto che si estende qui sotto, quindi permetteva di controllare il territorio. È un castello molto grande, qua vediamo solo una piccolissima parte perché si estende tutto dietro questo edificio, e in fondo c'è anche una torre a forma cilindrica. Un'altra caratteristica di questo paesino che è davvero singolare, ci sono tutte queste viette strette, e fin qui niente di strano, molto tipico dei paesi così un po' storici, no? Quindi costruiti all'interno delle mura, ma in più ogni un tot di stradine si apre su queste piazzette che si chiamano rughe, si chiamano così, e praticamente hanno tutte le facciate delle case affacciate appunto su queste piazzette, quindi si vedono tutte le porte. Qui ce n'è 1, 2 da questo lato, 3, 4 e 5. Erano zone dove appunto la gente usciva, soprattutto la sera, quando se ne andava il caldo, e si ritrovavano tutti insieme in compagnia. Siamo arrivati in un posto magnifico, Meuroz. Meraviglioso. Meraviglioso, Però fa caldo. Tanto. Molto caldo. Tipo 15 gradi In meno. extra. L'abbiamo già detto? Sì, no, non l'abbiamo detto. L'abbiamo detto? No. Allora, dovete sapere che questa clip Paolo l'ha rifatta almeno 5 volte, perché oggi ha la prontezza di un bradipo addormentato. Ottenebrazione si chiama questa, giusto? Come tutti sapete, se ci seguite lo sapete che Paolo ha questo problema con il caldo, che proprio lui sparisce, Sì. non capisce più niente, non sa Ma più non dov'è, sono cosa l'unico. sta facendo. No, forse sono l'unico. Voi siete Oggi più sì, sembra che sei un caldosi. po' Di più. uno zombie. Vabbè, ma abbiamo davanti questa roba qua, cioè il castello di San
Santa Severina, stra figo. Fontanella per fortuna, bagnato il cappellino e possiamo proseguire. Adesso però abbiamo bisogno di qualcosa di fresco, quindi troviamo un bar mentre ci rifacciamo gli occhi qua dietro. Immagino che sia chiuso perché è tutto chiuso a quest'ora. Siamo solo noi. Ora saliamo. Ah, Da qui. castello. E siamo vicini al Jolly Bar, è pieno. Guarda. Bar, Millennium Bar, Jolly Bar. la piazza del campo, La è piazza. proprio di là. Qui sopra. Allora, di là, sì. La prima cosa che salta all'occhio sicuramente è appunto il castello, e il castello è proprio il cuore, il centro di Santa Severina, e tutto il paese poi è stato costruito attorno. Si tratta di un borgo bizantino che si trova proprio a metà strada tra il Mar Ionio e i monti della Sila. È molto figo questo paese perché c'ha dei tratti distintivi importanti, come per esempio la piazza del paese, che è proprio di fronte a noi, dove c'è il Duomo, la Basilica e tutti i vari negozi e bar, che è sopraelevata rispetto al resto del paese. Infatti qua abbiamo quello che alla fine è il fossato del castello, e poi questa piazza è unita attraverso questo ponte al castello vero e proprio, che è unica. Gira un po' la testa dopo questa Vero? descrizione. Sì, però cioè, Ecco, mi sembra giusto. Abbiamo preso una decisione importantissima. Andiamo al mare a tuffarci. sì, no, non so se vi siete resi conto, Direi di sì. faccio anche fatica a unire le parole, quindi è il caso di andare a rinfrescarsi. Da un castello all'altro siamo passati alle Castella, un bel castello stavolta affacciato sul mare. Paolo si è già buttato là sotto. Abbiamo anche il salsicciottoli gentilmente fornito da Mauro, e adesso ci buttiamo tutti. Anche così. Così? No, anche, ma non è il modo principale. Forse devi sdraiarti, no? Devi usare la parte grossa per la testa e la parte piccola per le gambe. Sì, al contrario però. Sembra complicata questa cosa, servono delle istruzioni. Al contrario però, se al contrario... Vabbè, va bene anche così. Che panorama che c'è qui però. È una goduria o sbaglio? È una vera goduria. L'ha vista però, raga, guarda qua che bagnazzo! Ci voleva proprio. Vedi, qua manca proprio un portabibita. Stai qua con la cannuccia così, guarda, con le proprio gambe con la cannuccia, mezze neanche... incrociate, guardi il sole così che tramonta. Cosa vuoi di più? Dopo esserci scialati, per dirla alla calabrese, nell'acqua, lì sdraiati per un bel po' a mollo, ci siamo anche fatti una doccia, abbiamo trovato un lido con le docce a gettoni, quindi ci siamo anche lavati, ci siamo cambiati e eccoci qui a cena a mangiarci una bella pizza stasera. Ci hanno portato subito come antipasto questo con un po' di pane, che non mi ricordo come si chiama. Peperoncino e sardella. Ci sono le sardelle. Beh, c'è del pesce dentro. È tanto piccante. Com'è? Piccantissimo da piangere. Ricordiamoci che questa zona di Calabria è tutto piccante. Esattamente. Ricordiamoci, perché comunque poi ci dimentichiamo che facciamo tanti chilometri, le cose cambiano in fretta. Sì, e qua si mangia piccante. Qui si aspira con la voce e si mangia piccante. Esatto. Guarda che bello lo sfondo dietro di voi, c'è esattamente la stessa cosa che vedevo io mentre ero sdraiata sul salsicciotto prima. Stessa cosa. È buono ma non è troppo piccante. Allora Mauro, prime 24 ore di questa vita un po' sauvage, come ti stai trovando? Bene. Siamo addirittura lavati. Tutto regolare, ci siamo lavati. È stato Sì, infatti oggi è grande lusso al sfrenato. mare, ci si lava tranquillamente. Qua intanto patatine, quindi adesso spengo il video, se no le patatine per me non ci sono, a posto. Inconsapevolmente, ragazzi, stiamo assaggiando quello che è detto il caviale calabrese, e cioè la sardella, che appunto è questo piccolo sughettino rosso, perché c'è il peperoncino rosso dolce, non troppo piccante, e il bianchetto, sto leggendo da Wikipedia, ve lo dico perché chiaramente non lo sapevamo. Peperoncino rosso, finocchietto selvatico e bianchetti.
che sono di piccolissima o media taglia. Sono dei pesciolini in pescetti, pratica. dei pescetti. Si sentono, Un po' devo dire, il pescioloso. sapore pescioloso bello forte. Posso dire col pane, bello calabrese, quello bello denso, perché è proprio pane densoso, bello trugnotto. Che qua fanno al forno a legna, perché hanno il forno a fatto in legna nella casa. pizzeria. Molto buono. Sono arrivate anche le pizze nel frattempo, qua si fanno degli scambi di pizze, tranci così che si scambiano, così assaggiamo un po' tutte. Ecco, c'è un assaggio. Questa la marinara. La marinara sì, perché l'ho scoperta, a me piace un sacco la marinara. Non c'è neanche la Agliata, mozzarella. un'agliata gustosissima. Un'agliata gustosa com'è? Abbiamo trovato una buona pizzeria, ragazzi. Oh, bene, meno male, è sempre difficile capire com'è. Però abbiamo guardato la cosiddetta face of the pizza, cioè le foto di tutte le recensioni, andiamo a vedere se ci ispira oppure no. Sono animali questi che saltano, Orrore. Cos'è? Cavalletta? Cavallette, è pieno. Ah, sì. Sì, è pieno di Oh cavallette. Gesù. Sono i grilli. Ok. Vabbè. Siamo un bel po' in mezzo alla natura qui, direi, non c'è nulla attorno, nulla più totale, tutto buio. Vabbè. Pesto, il primo paesino un po' più lontano, abbiamo trovato questa strada cercando su Park Fortnite, ma in realtà ci siamo fermati prima perché il punto segnato non era un granché. Quindi con questa mega luciona adesso momento di piantare la tenda. Abbiamo fatto un po' tardi perché ci siamo mangiati la pizza Sì. e quindi abbiamo fatto tardi. Oh mio Dio, cosa sono queste robe? Cosa è successo? Cosa Che c'è? cos'è questa roba secondo te? Un insetto casuale. Un insettino? Sembra quasi uno scarafaggio. Fa Ma insetto no. casual. Sono insetti. Viva la natura! Guarda che vicino alla luce ci saranno. C'è la luce che li sta tirando, sì. Fatta la tenda, mettiamo dentro i materassi, vai. 2 sacchi a pelo, ma credo che non serviranno perché fa un caldo differente sicuramente. Questa luce sta funzionando benissimo. Oddio, com'è grosso questo insetto. C'è un insetto enorme. Sì. Oddio, bruttissimo. Vabbè, ci siamo. Non è stato per niente semplice stasera, fa caldo. Abbiamo cercato di fare questa fuga dal caldo, ma in realtà ci ha seguito perché adesso siamo più o meno a 500 metri d'altezza e non gira un filo d'aria, quindi fa veramente caldissimo. Abbiamo sistemato tutto. Allora, Paolo e Mauro sono nella tenda qui fuori, quindi le voci in sottofondo che si sentono sono loro che stanno cercando di non sciogliersi nella tenda qua accanto. Io sono in macchina, adesso ho lasciato aperta la portiera con la zanzariera qua tirata. C'è il calore che sale dalla terra. Esatto, sale da terra, non c'è aria, non c'è un filo d'aria, ci sono un sacco di insetti in questa zona. Oddio, mi sono grossi. Ok, questo è un ragno. Oh mamma, sono ovunque, ci sono un sacco di insetti. E questa è proprio l'estate italiana, di quelle che senti proprio i rumori della natura attorno a te. E non vorresti essere in una tenda o in una macchina a dormire. Mi sa che lascio la portiera aperta adesso finché non scendono un po' le temperature, sperando che prima o poi scendano. Allora, abbiamo fatto tutto un po' veloce al buio, non siamo neanche sicuri bene di dove siamo. Ecco, abbiamo trovato uno slargo della strada salendo e ci siamo infilati, abbiamo buttato giù la tenda, tutto al buio con le luci che avevamo per cercare di sistemare tutto, e quindi domani mattina scopriremo dove stiamo dormendo. Ecco, sostanzialmente questo. E siamo passati da una notte gelidissima a una notte che sarà probabilmente bollente, salvo imprevisti, cambiamenti dell'ultimo minuto, ecco. Detto questo, però, ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video che è stato davvero un bel insieme di cose, di posti bellissimi che abbiamo visto. È arrivato anche Mauro, quindi è cambiato anche tutto quanto. E però noi adesso, cioè io adesso mi sento un po' una scema a parlare da sola con gli altri due che mi ascoltano dalla tenda, però va bene così. Allora, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, fatelo subitissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Abbraccione di gruppo. Appunto, alla prossima. Ciao!